Hai mai pensato che il cibo può nascondere leggende oscure e misteriose? Veleni, superstizioni e del pane che ti fa letteralmente vedere le streghe? Oggi ti porto in un viaggio tra i segreti più inquietanti del cibo, fino a scoprire una ricetta antica di Halloween che potrebbe svelare il tuo destino. In Italia saremmo pronti a insultare i parenti fino alla quarta generazione per una squadra di calcio. Altri invece potrebbero rimanere anche senza voce per la foga che usano, giurando di essere i migliori a preparare la carbonara più buona del mondo. Esiste però una cosa su cui siamo sempre tutti d'accordo. In Italia si mangia bene. Beh, qui il cibo è una cosa seria, ma come darci torto? Alla fine il cibo è gioia. Cibo significa festa e spesso unisce anche le persone. Che siate giovani, adulti o bambini, andare a mangiare è motivo di molte delle nostre uscite. Il cibo quindi è associato spesso ad un evento piacevole, ma ci sono alcune occasioni dove può assumere tratti inquietanti. E no, non sto parlando della dieta. Sì, è vero, quella fa paura, ma in questo caso sto parlando di qualcosa di molto più halloweenesco. È un omaccione, un uomo enorme che chiamavano il pagliaccio, ma non era una persona, era un'ombra. Dall'aria cadevano delle pietre, ma erano leggere, tipo delle spugne. Mia moglie è uscita a mezzanotte e dopo aver messo i piedi dentro una bacinella piena d'acqua, si è trasformata in un corvo ed è volata via. Qui ci sono delle streghe che banchettano sulla spiaggia e hanno la capacità di volare. Ci sono rumori di catene, fantasmi e anche spiriti. Nei primi anni del Novecento, Georges Méliès dava vita al primo film di fantascienza, Le Voyage dans la Lune. I fratelli Wright iniziavano ad esplorare il cielo e Einstein teorizzava la relatività ristretta. E in Italia, nel 1903, nell'arcipelago delle Eolie, in Sicilia, un'isoletta di 5 km² diventò teatro di profondi e inquietanti misteri. Ci troviamo ad Alicudi e per 3 anni il tempo e la realtà si sciolsero come in un quadro di Dalì, superando la fantascienza, distruggendo il senso comune, mentre donne volavano libere nel cielo come uccelli. Dopo tanti anni, studiosi e ricercatori scopriranno che la causa di tutto questo, molto probabilmente, è da ricondurre a lui. Al pane che mangiavano. Ma come poteva un semplice pane creare queste visioni di pagliacci, streghe e pietre che cadevano dal cielo? Storie che per anni vennero tramandate la sera intorno a lunghi tavoli durante la cena, conquistando piano piano un posto nel folklore dell'isola. Sempre secondo gli studiosi, tutto sarebbe dovuto ad un'allucinazione collettiva. E adesso vi spiego il perché. Questa è una segale normale, mentre questa è una segale cornuta. Come potete intuire, il suo nome è dovuto a questa appendice, che vedete meglio qui. All'epoca non si conosceva molto a riguardo questa escrescenza, ed è solo dopo anni e dopo aver maturato una maggiore consapevolezza che si riusciranno a capire i suoi effetti. Quelle escrescenze sono dovute a un fungo parassita di nome Claviceps purpurea, conosciuto anche come ergot, e se ingerito ha degli effetti allucinogeni. È il 1938 e un chimico svizzero, Albert Hofmann, è intento a sintetizzare dei nuovi farmaci e mentre procede con i suoi studi con la segale cornuta scopre per la prima volta l'LSD, ma avrà a conoscenza dei suoi effetti solo nel 1946, dopo averla provata. Come se nulla fosse, quel giorno Hofmann continuò a lavorare, ma lentamente la sua percezione iniziò a cambiare. Pensando di stare male, decise di interrompere il suo lavoro e tornare a casa. Ma durante il viaggio di ritorno in bici,
più si avvicinava a casa e più peggiorava. Gli oggetti si deformavano, i colori erano più accesi e forme geometriche gli danzavano intorno. Impaurito, iniziò a provare uno stato d'ansia. Arrivato finalmente a casa, tutto gli sembrò familiare, ma allo stesso tempo strano e distorto. In preda alle allucinazioni, guardava con sospetto il suo vicino, che gli sembrava essere una strega malvagia. Vi ricorda qualcosa? Si pensa che 43 anni prima di Hoffman, i cittadini di Alicudi, per ben 3 anni, macinando la segale contaminata dal fungo parassita, assunsero attraverso il pane un forte allucinogeno, l'LSD. Una storia simile fu ripetuta 46 anni dopo in un paesino sperduto in Francia, dove 250 persone soffrirono di un caso di isteria di massa. Secondo alcuni fu a causa della stregoneria, secondo altri della CIA. Altri ancora dichiararono che la colpa fosse di un pane maledetto. È il 15 agosto del 1951 e all'improvviso, nel piccolo paesino di Pont-Saint-Esprit, la solita tranquillità viene interrotta. Le persone iniziano ad accusare dolori e allucinazioni. C'è chi crede che gli siano cresciute le antenne sui piedi, chi invece inizia a litigare con una donna ormai morta da tempo. La situazione inizia a sfuggire di mano e i casi sono in costante aumento. Dalle prime analisi del laboratorio arriva la prima conferma. Il piccolo paesino sta soffrendo di un'epidemia di ergotismo, dovuta alla segale cornuta. In altre parole, 250 persone sono sotto l'effetto dell'LSD. Però ormai è scoppiato il caos e nonostante i risultati del laboratorio, alcuni paesani erano diffidenti. Alcuni credevano che dietro tutto questo ci fosse qualche stregoneria in atto. Altri invece cercano giustizia e per poco non viene linciato il fornaio che confessò di aver comprato della farina scadente per risparmiare. Negli anni sul paesino è rimasto un velo di mistero e un fascino carismatico che ha portato molte persone a continuare a studiare questa strana storia. C'è infatti chi ancora non crede fosse colpa della segale cornuta. Nel 2009 il giornalista statunitense Hank P. Alberelli sospetta che ci sia la CIA dietro quel fatidico giorno, intenta a condurre degli esperimenti con l'LSD durante la guerra fredda. L'ultima storia che vi volevo raccontare ha come protagonista sempre un pane dolce che affonda le proprie radici nella tradizione celtica e che potrebbe svelare il tuo futuro. Avete mai desiderato scoprire il vostro futuro? Io sinceramente penso che questa sia una domanda a trabocchetto. So che è una grande tentazione. Basterebbe sbirciare quel pochetto per scoprire se ho superato quell'esame. Come andranno le cose in amore? E con il lavoro? E ad ogni domanda ne seguirebbe sempre un'altra. Io invece sono un fan io sono padrone del mio futuro. Il futuro non è scritto e io posso cambiarlo. Che poi, ci avete mai pensato al terrore di scoprire veramente il proprio futuro? E se fosse nefasto e inevitabile? Domani morirai per colpa di un pianoforte che ti cadrà sulla testa. E so che alcuni di voi sono già pronti a dire, però se so il futuro, allora posso prevenirlo. Ve l'ho già detto. Questo antico pane, secondo la tradizione folcloristica, ti predice il futuro e poi te lo fai anche andare bene, perché è quello che succederà. Ora, voglio precisare che io personalmente non ci credo e che vi sto solo raccontando di come 2000 anni fa i Celti, nella notte del 31 ottobre, la notte del Semain, credevano che il velo che separava il mondo dei vivi e quello dei morti diventasse più sottile. Una notte magica dove i morti potevano far visita ai vivi e dove i vivi
potevano scrutare qualche ora il mondo ultraterreno e in questo caso guardare per un attimo il futuro. Il pane che sto preparando è proprio quel pane che ancora oggi in Irlanda si continua a mangiare ad Halloween, conosciuto come Barbread. Secondo la tradizione, 5 erano gli oggetti che venivano inseriti dentro l'impasto ed ognuno di questi poteva predire le sorti di chi aveva abbastanza coraggio per guardare il proprio futuro. Un pisello se non riuscirai a sposarti entro quest'anno, un bastoncino se avrai un matrimonio infelice, un pezzetto di stoffa se ti aspetta una sfortuna o la povertà, una moneta per indicare la ricchezza e un anello se ti sposerai entro l'anno. Seneca diceva: la vita è breve, evitiamo dunque programmi troppo estesi. Si volge infatti ad attendere il futuro solo chi non sa vivere il presente.